benvenuti. Il tema di questa sera è: perché è così difficile il cambiamento? Perché è così difficile cambiare? In realtà, quando noi ci chiediamo questo, dobbiamo già partire da un presupposto che non siamo onesti con noi stessi. Cosa intendo? Intendo che quando si è in un percorso di crescita personale, il cambiamento è costante. Il cambiamento avviene ogni giorno, tanto più se noi stiamo facendo delle pratiche, stiamo facendo maggiore attenzione ai nostri problemi, ai nostri pensieri. Qual è però l'aspetto differenziale e su cui chi mi segue da un po' di tempo lo sa, soprattutto dalle dirette di settembre, io continuo a dire: le My Energy Bars non sono delle bacchette magiche. Noi siamo delle bacchette magiche, ovvero attraverso le My Energy Bars noi possiamo attivare il nostro potere personale e le My Energy Bars sono un facilitatore per questa attivazione. Perché dico questo? Perché spesso mi capita di incontrare persone che sono alla ricerca della pillolina magica, che sono alla ricerca del cambiamento immediato. E quindi quando non vedono dei colpi di scena, allora si bloccano e dicono: sì, vabbè, ma alla fine non sto cambiando, alla fine non è successo niente. Poi se li porti a riflettere e far vedere la loro vita in prospettiva e le poni a focalizzare la loro attenzione su tutti i miglioramenti che hanno fatto, allora dicono: ma sì, vabbè, però non è abbastanza. E qui succede il tranello. Perché? Perché se noi abbiamo questo copione, ovvero se noi pensiamo di non essere mai abbastanza, se non siamo mai soddisfatti di quello che abbiamo, ovviamente andiamo a confermare questo nostro pensiero di fondo. Ed è molto sottile. Per questo io spesso consiglio di tenere un diario in cui vengono segnati i piccoli successi quotidiani, i piccoli cambiamenti. Perché? Perché quando si hanno dei momenti di down che sono normalissimi da avere, si riprende quel quaderno, si riprende quel diario e si impara a vedersi in prospettiva. Il cambiamento è legato fondamentalmente a tre variabili: consapevolezza, energia, tempo. Consapevolezza degli elementi rispetto ai quali noi vogliamo il cambiamento. Consapevolezza rispetto ai nostri limiti, ma anche alle nostre risorse. E questo è un altro aspetto fondamentale, perché spesso siamo bravissimi e bravissime a elencare tutti i nostri difetti, a elencare tutte le cose che non vanno di noi, a elencare tutto ciò che non va all'esterno di noi. E quando ci fermiamo e ci chiediamo: sì, ma cosa c'è di bello in me? Cosa c'è di buono in me? Quali sono le mie risorse? Quali sono i miei talenti? Le persone tendono a sminuirsi. No, vabbè, ma questa cosa è normale. Ecco, la normalità è il nostro punto di forza, perché i nostri talenti, i nostri elementi differenziali rispetto agli altri, rispetto al mondo, sono all'interno della nostra normalità. E quindi dobbiamo proprio imparare a riconoscerci. Dobbiamo imparare a dirci bravo, a dirci brava. E quindi vi pongo innanzitutto questa domanda:
Quanto spesso vi dite brava? Quanto spesso vi dite bravo? No, vabbè, ho fatto il mio. Provate veramente a riflettere. Nella giornata di oggi, prendiamo questa giornata. Rispetto a questa giornata, quante cose avete fatto? Quante cose avete fatto grazie alle vostre capacità? È forte? È potente, perché se no, se viviamo il cambiamento alla ricerca dello straordinario, ve lo dico già, ne rimaniamo delusi. Poi magari se vediamo in prospettiva un determinato periodo della nostra vita ci rendiamo conto di aver fatto delle cose straordinarie. Oppure no, dipende sempre da quanto siamo amorevoli con noi stessi nel dirci bravo, nel dirci brava. Faccio un esempio. Questo weekend ho concluso il libro delle favole del metodo ESCA. Ho inviato la prima stampa, il file per la prima stampa e io sono certa che in passato avrei dato questa cosa per scontata. Avrei detto, vabbè, sì, ho fatto una cosa, mi sono divertita, ok. Oggi ho imparato a vedere le cose in prospettiva e a dirmi veramente brava. Perché? Perché in una settimana ho messo a terra un lavoro e mi rendo conto che è stato per me facile perché ho determinate capacità e caratteristiche che per me sono, tra virgolette, normali, ma non per questo allora io sono meno brava. E quindi dobbiamo proprio scardinare questa credenza limitante che è anche molto culturale. Qui al nord si usa molto un detto, chi si loda si sbroda. Quindi noi cresciamo tutta la nostra infanzia in cui veniamo a casa, non tutti, adesso un po' si sta cambiando, però diciamo che se vogliamo fare una generalizzazione culturale ci sta, con un bel voto e quello che ci viene detto è, vabbè, hai fatto il tuo dovere. Io lavoro, tu vai a scuola, hai preso un buon voto, brava, magari i genitori più amorevoli lo dicevano, ma hai fatto il tuo dovere. Quindi cosa vuol dire hai fatto il tuo dovere? Hai fatto qualcosa di scontato. E questo ci porta, anche quando lavoriamo sul cambiamento, a essere sempre alla ricerca di una conferma esterna, di un bravo esterno. Quindi vogliamo che succeda qualcosa di straordinario, perché se succede qualcosa di straordinario veniamo visti dall'esterno e quindi qualcuno ci può dire bravo o brava. Diciamocelo noi. Quindi abbiamo detto, primo punto, consapevolezza. Consapevolezza su ciò su cui vogliamo e dobbiamo lavorare, consapevolezza della strada che abbiamo fatto. Io seguo tante persone, sia Triuners come voi che magari mi scrivono, e poi ho tanti clienti con cui faccio anche i percorsi di counseling, di mentorship. E vedo a volte in 10 incontri dei cambiamenti pazzeschi, cambiamenti che spesso non vengono visti. E quindi gli ultimi due incontri, solitamente io mi focalizzo proprio nel mettere a terra, nel far consapevolizzare la persona, dei salti quantici che ha vissuto. Perché se noi non prendiamo consapevolezza di noi stessi, il cambiamento non è che non può essere possibile. Il cambiamento avviene naturalmente perché noi oggi siamo già diversi di quello che eravamo ieri. Perché? Perché oggi abbiamo fatto esperienza.
perché oggi siamo entrati in contatto con nuove persone, con nuove informazioni e quindi per forza di cose noi siamo cambiati. Allora, se noi interiorizziamo questo concetto, se noi interiorizziamo il fatto che per nostra natura cambiamo quotidianamente, quello che dobbiamo comprendere è che direzione dare al cambiamento. Quindi il cambiare difficile è una delle più grosse follie, perché noi cambiamo un giorno dopo l'altro e se il nostro cambiamento non è in linea con ciò che noi vorremmo, dobbiamo chiederci perché. E soprattutto dovremmo chiederci, ma io come vorrei essere in questo cambiamento? Perché molto spesso non abbiamo nemmeno ben focalizzato dove vogliamo che questo cambiamento ci porti. Ah no, ma io voglio stare bene, io voglio essere felice. Bene, cosa vuol dire per te stare bene? Cosa vuol dire per te essere felice? Nel counseling, ad esempio, prima di iniziare un percorso è importante definire proprio quella che si chiama un contratto di counseling, in cui si definisce l'obiettivo che si vuole dare al percorso. E un obiettivo, voglio star bene, non è accettabile perché è troppo vasto. Vuoi star bene fisicamente? Vuoi star bene con la tua famiglia? Vuoi star bene con tuo marito? Cosa vuol dire stare bene? E allora a volte noi ci diamo degli obiettivi macro, perché così possiamo facilmente autosabotarci, così possiamo facilmente dire, ecco, vedi, io non sono capace di cambiare o tu non sei capace di aiutarmi nel cambiamento. E lì io smonto subito perché dico io, le bars o chiunque faccia questo tipo di mestiere non ha nessun potere sul benessere degli altri. Può essere un facilitatore, può essere una guida per un certo periodo, ma il cambiamento è sempre personale, è sempre profondamente personale. È un po' come fare un massaggio, quindi abbiamo una contrattura, andiamo, facciamo un massaggio, magari stiamo anche un po' bene e poi non facciamo più niente. Continuiamo magari a stare tutto il giorno davanti al computer così, non facciamo movimento e poi diciamo, ecco, vedi, il massaggio non ha funzionato. Ma per forza. E infatti io uso sempre dire, le bars funzionano, ma se le utilizzate, ok? Non è che funzionano per magia indotta. Ed è interessante perché ultimamente sto facendo diverse interviste e sto vedendo proprio come l'aspetto differenziale è il tempo. Quindi passiamo al secondo aspetto del cambiamento, il tempo. C'è una variabile fondamentale in questa terza dimensione ed è il tempo. Il cambiamento richiede tempo perché il nostro corpo si deve riadattare ad un cambiamento, la nostra psiche si deve riadattare a un cambiamento, tanto più se questo cambiamento è radicale. E in questo noi abbiamo una maestra potentissima, che è la natura. La natura ci insegna la ciclicità. La natura ci insegna che un seme deve passare un tot di tempo all'interno del terreno, deve essere nutrito. E se voi pensate ad una sequoia, qualche anno fa ero andata in questo parco in Germania dove c'erano queste sequoie altissime ed era stata una cosa potente, cioè alberi alti decine e decine di metri. E mi aveva sconvolto l'essere immersi in questa foresta con questi alberi altissimi, perché avevo pensato che quegli alberi, ad un certo punto della loro esistenza, erano stati dei semi. E pensate al seme di una sequoia e pensate ad una sequoia che magari ha 100-200 anni. Cosa ha permesso a quel seme di diventare sequoia? L'energia
che tra poco vedremo che cosa si intende per energia, e il tempo. Quindi quando siamo fermi, quando siamo cristallizzati in una determinata situazione, c'è una frase potentissima ed è: tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Perché noi abbiamo due scelte quando ci sentiamo bloccati in una determinata situazione. O continuare a lamentarci e con il cilicio dire: ecco vedi, io non cambierò mai, ecco vedi, anche questa volta sono caduto ancora in questa situazione, quindi drenare la nostra energia. Oppure dire questa frase potentissima: anche se in questo momento non so gestire al meglio questa situazione, tutto questo può cambiare, cambia mentre lo osservo. E in questo modo stiamo dando un messaggio potentissimo a noi stessi. Stiamo dicendoci: io credo in te. Io credo che tu sei in grado di cambiare. Perché purtroppo noi con noi stessi siamo dei genitori normativi pazzeschi, si direbbe in analisi transazionale. Siamo dei bacchettoni assoluti. Siamo severissimi con noi stessi. E buon Dio, iniziamo un po' ad amarci, iniziamo a comprenderci, perché se noi abbiamo un blocco, se noi abbiamo una difficoltà, dobbiamo comprendere che quel blocco nella e nell'allora si è creato per proteggerci, per tutelarci. Se noi abbiamo una certa attitudine, non è che l'abbiamo sviluppata così per caso, l'abbiamo sviluppata perché abbiamo avuto degli input che ci hanno portato a modellarci in un certo modo. E da un punto di vista neuronale, determinati comportamenti sono proprio delle mappe specifiche all'interno del nostro cervello. E per modificare un'abitudine ci vuole energia e ci vuole tempo. Immaginate come la viabilità di una città. Immaginatevi proprio una città dove ci sono le vie principali, dove ci sono tutte le viuzze, dove ci sono i sensi unici. Quando noi vogliamo effettuare un cambiamento radicale, vuol dire che dobbiamo costruire nuove strade. Ma la viabilità di una città non la cambi dall'oggi al domani. Bisogna capire se è possibile, bisogna magari buttare giù dei palazzi. E il nostro corpo, e questo è un altro aspetto fondamentale da comprendere perché il cambiamento è così difficile, è progettato con una regola, quella di preservarsi. Per preservarsi, la regola base del corpo è consumare il minor quantitativo di energia. È per questo che noi spesso ricadiamo in determinati meccanismi. Perché? Perché sono proprio mappe neuronali che il cervello mette in atto in modo automatico e richiedono poca energia. Quando invece noi dobbiamo fare un cambiamento, la nostra mente e le nostre tre menti richiedono un livello di energia superiore. Per questo la terza variabile del cambiamento è l'energia. Quando noi non riusciamo, ci sentiamo bloccati in una situazione, sentiamo che non c'è un cambiamento, sentiamo che non stiamo facendo il salto che vorremmo, dobbiamo proprio porci tre domande. Punto primo: perché mi trovi in questa situazione? Ed essere onesti con noi stessi. Quindi andare proprio a porci le giuste domande per consapevolizzarci di questa situazione. Qual è il vantaggio che io ho stando in questa situazione? Perché se noi rimaniamo in una situazione depotenziante, vuol dire che a livello inconscio il nostro sistema sta percependo un guadagno. E a volte il guadagno può essere semplicemente: in questo modo consumo meno energia.
Oppure ci possono essere delle ingiunzioni molto profonde e quindi io sto vivendo una situazione depotenziante, ma che è in linea con una credenza di fondo. E può essere a volte il fatto che in modo molto intimo pensiamo di non meritare qualcosa, pensiamo di non meritare l'amore, pensiamo di non meritare determinate attenzioni, pensiamo di non meritare di essere felici. Più noi siamo onesti con noi stessi, più scopriamo meraviglie. Non dobbiamo raccontarcela. Settimana scorsa, nella diretta di settimana scorsa, sono stata tranchant su questo aspetto. Dobbiamo smettere di raccontarcela a noi stessi. Cioè, ma dobbiamo guardarci allo specchio e essere onesti con noi stessi. Questo è il primo passo. Quindi mi pongo delle domande e mi autorizzo a trovare delle risposte. A volte può essere molto terapeutico anche la scrittura. Mi pongo delle domande e poi proprio scrivo, disegno. Cioè lascio che la mia intuizione, il mio bambino interiore, che è bloccato, possa esprimersi. Cosa rappresenta per me questo blocco? Cosa rappresenta per me questa malattia? Cosa rappresenta per me la difficoltà relazionale con questa persona? Soprattutto se magari si vivono delle situazioni ripetitive, il famoso ah, tutti gli uomini sono uguali. No, non è vero. E questo è un dato di fatto oggettivo, non sono tutte uguali, perché se intervistate 100 donne, ci saranno quelle che parleranno malissimo di determinati uomini con determinate caratteristiche, ci saranno delle altre che si reputano totalmente contente del rapporto che hanno. E questa è una dimostrazione che non è vero, che tutti gli uomini sono uguali, ma è normale, come del resto non tutte le donne sono uguali. Quindi proprio utilizzate la scrittura, utilizzate il disegno per consapevolizzarvi e far uscire quello che è già dentro di voi. Secondo aspetto, seconda domanda che dovete porvi. La variabile tempo, come sta operando? Perché anche qui noi viviamo in una società del tutto e subito. E secondo me negli ultimi anni questa cosa si è accelerato ulteriormente. Cioè io voglio acquistare qualcosa, vado su Amazon, il giorno dopo ce l'ho a casa. Una volta dovevi prendere, dovevi capire il negozio che la vendeva, dovevi uscire. C'era tutto proprio una dilazione del tempo fortissimo. Ho letto uno studio super interessante sugli adolescenti di oggi che vanno tantissimo in stress perché sono abituati a vedere nei social queste persone che fanno queste cose straordinarie. Iniziano a farle anche loro, ovviamente incontrano una difficoltà e si depotenziano dicendo io non sono capace. Cioè non hanno la percezione di tutto il lavoro che ci sta dietro a come una persona è arrivata ad essere così talentuosa. E quindi alla variabile tempo. E terza domanda è, qual è il mio livello di energia? Perché se io sono stanca, se io sono sempre nel fare, se io non trovo mai il tempo per me stessa, il mio livello di energia è basso, il mio corpo per preservarmi non mi facilita nel cambiamento, perché dice, oh, c'è già, facciamo fatica, cosa dobbiamo fare? Aggiungere ulteriore fatica? Questa cosa lasciamola lì, ce l'hai lì da 30 anni, 40 anni, 50 anni, perché dovremmo cambiarla, soprattutto adesso che hai l'energia così bassa. È per questo che il cambiamento è difficile, perché non siamo progettati per cambiare a livello biologico, ma siamo progettati per evolvere a livello animico. E allora quello che dobbiamo fare è proprio riaccendere la scintilla, il fuoco collegato al nostro bambino interiore.
alla nostra bambina interiore, perché quel fuoco è ancora presente in noi, solo che la nostra bambina, il nostro bambino l'abbiamo preso nell'allora l'abbiamo chiuso in una segreta e gli abbiamo detto tranquillo, tranquilla che poi ti metto lì per proteggerti, ma poi torno. Abbiamo chiuso a doppia mandata, abbiamo messo attorno il filo spinato, le bombe atomiche, 52.000 soldati a protezione e poi ce ne siamo dimenticati. E quindi ogni tanto urla e noi da buon genitore normativo gli diciamo non rompere le scatole. E quindi diventiamo super normativi, quindi diventiamo anche, a volte io dico, i dittatori dell'evoluzione spirituale, no? La disciplina. Oh, ragazzi, regola numero uno, infatti nel metodo ESC, la regola numero uno è la legge, parola d'ordine leggerezza, ok? Quindi stavo dicendo, ci sono tre variabili, consapevolezza, tempo, energia. Nella consapevolezza, nel tempo e nell'energia, la variabile che va aggiunta è la leggerezza, cioè dobbiamo essere meno bacchettoni. I bambini quando giocano, magari fanno dei giochi dove si stancano tantissimo, ma non fanno fatica, non sentono di essere nella fatica. E questo è un punto fondamentale. Più noi diventiamo leggeri e più diventiamo anche molto comprensivi verso la nostra fatica e ci autorizziamo ad essere anche in un momento di down, ci autorizziamo a prenderci i nostri tempi, più mandiamo un messaggio potente al nostro interno. Io ti vedo, ti accolgo, ti permetto di affrontare questo momento di difficoltà per poi evolvere con te. Mentre noi a volte più siamo nella fatica, più ci arrabbiamo con noi stessi. E immaginiamo proprio come ci comporteremmo con un bambino. Quando un bambino è stanco, che cosa gli diciamo? Ok, vai a letto, riposa. Comprendiamo la sua stanchezza, comprendiamo la sua difficoltà. E allora perché non lo facciamo con noi stessi? Perché no, se vuoi, puoi, se vuoi, puoi, se vuoi, puoi. Il mantra del mindset del XXI secolo. Se vuoi, puoi. Una minchiata. Perché se vuoi, puoi, porta la persona a entrare nel genitore normativo e porta il bambino a dire ok, lo faccio, però non accende il suo fuoco. E invece la parola chiave non è se vuoi, puoi, è se ti ami, se ti accetti così come sei, puoi. Perché se noi non ci accettiamo nel nostro momento di difficoltà, se noi non ci accettiamo nel nostro blocco, stiamo mandando un messaggio molto potente al nostro inconscio. Io non sono, io non valgo. E invece no. Ok, Milena, questo momento non stai bene, in questo momento vedi tutto nero, in questo momento ti sta andando tutto storto, ma questo momento può, questa situazione può cambiare, questo momento può cambiare, ma e cambia mentre lo osservo. Perché sei ferma qua? Qual è la tua paura? Qual è la tua fragilità? Guardala, inizia a guardarla. Non aver paura a guardarla, non aver paura a dire ho paura del cambiamento. Invece noi ce la raccontiamo così tanto che spegniamo il nostro sentire. E ste emozioni le dobbiamo ascoltare. Se siamo incazzati, e tiriamolo fuori e comprendiamo perché abbiamo questa rabbia. Perché quando c'è la rabbia vuol dire che qualcuno o qualcosa sta entrando nei nostri confini. Ma no, non si può essere arrabbiati.
E certo che si può essere arrabbiati. Se la natura ci ha donato l'emozione della rabbia, l'avrà fatto per un motivo. Se subentra la tristezza, autorizziamoci a attraversare quella tristezza. E no, non si può essere tristi, bisogna avere il pensiero positivo, perché se penso positivo, le cose andranno bene. Sì, ma se non attraversi quella tristezza, la tua positività diventa un po' come un cerotto che metti sopra una ferita e che non disinfetti e poi va in cancrena. E allora a volte bisogna fermarsi, attraversare quella tristezza che è un'emozione potentissima e importante che il nostro corpo ha sviluppato per permetterci di fermarci, andare a disinfettare quella ferita e poi ripartire e disinfettarla anche con positività e con leggerezza, ma farlo. Se io ho paura, vuol dire che c'è qualcosa, sento un pericolo, allora mi fermo, ascolto questa paura, è reale, non è reale? Invece no, non bisogna avere paura perché se vuoi puoi. Bene, consapevolezza, tempo, energia e leggerezza. Passiamo adesso alla pratica, visto che ci siamo un po' persi stasera anche con l'interferenza della registrazione. Come le My Energy Bars possono aiutarci nel processo del cambiamento. Le My Energy Bars possono aiutarci da due punti di vista. Primo punto di vista, aumentare il nostro livello di energia. Quindi con il protocollo di centratura noi possiamo aumentare il nostro livello di energia. Quindi adesso faremo un bel protocollo di centratura tutti insieme. Con il protocollo di rilassamento possiamo entrare in contatto col nostro dialogo interiore. Abbiamo fatto proprio una diretta, la trovate nelle registrazioni sul dialogo interiore. Ok, sono in questo momento, mi ascolto e attraverso il protocollo di rilassamento entro in contatto con queste mie voci. E poi quando emerge quella voce, quel comando, quella memoria, lo trasformo col protocollo di trasformazione alchemica. Questo richiede tempo? Sì. Questo richiede cura di noi stessi? Sì. È per questo che io dico non esiste la bacchetta magica, ma esistono degli strumenti che ci permettono di prenderci cura di noi. Quindi se io ogni giorno dedico 5-10 minuti all'utilizzo delle bars, sto dando un messaggio potente a me stessa, a me stesso, mi sto prendendo cura di me. E il nostro bambino interiore ci mette un po' a tornare a rifidarci di noi, perché noi a volte lo tiriamo fuori dalla segreta, lo facciamo giocare un po', poi gli diciamo guarda torno un attimo lì che poi torno e poi passano mesi. Infatti adesso ho rifatto il manuale delle My Energy Bars che vi manderò a breve ed ho proprio segnato questa cosa, cioè ho fatto una sorta di accordo iniziale e l'ho messo proprio chiaro. Prendetevi il tempo di sperimentarle, cioè datevi almeno 3 mesi nel fare il protocollo di centratura. E i cambiamenti vi posso assicurare che sono importanti. Chi le utilizza da tempo e chi le utilizza da tempo con costanza ne è testimone. E qua ci sono stasera alcune persone che lo fanno. Bene, allora facciamo un protocollo di centratura, visto che ci sono anche delle persone nuove. Nel protocollo di centratura, che può essere fatto in piedi o anche seduti, è importante che si tengano i piedi ben piantati sul pavimento, la colonna ben dritta, quindi l'ideale è farlo o seduti o in piedi, come siete più comodi.
Chiudete gli occhi, tenete le My Energy Bars nelle mani, l'oro nella sinistra, l'argento nella destra. Se non avete le bars, immaginate di averle. Fate un respiro profondo e immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra, nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo, concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro. Ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io mi autorizzo a entrare in contatto con le mie emozioni. Io mi autorizzo a entrare in contatto con le mie sensazioni. Io mi autorizzo a entrare in contatto con i miei pensieri, consci ed inconsci. Io mi autorizzo a essere l'artefice del mio cambiamento. Io mi autorizzo ad essere semplicemente me. Fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Ok, ok. Io mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io mi autorizzo ad essere semplicemente me. La cosa più potente è comprendere le meraviglie che sono dentro di noi, nella nostra normalità. Il vero cambiamento avviene quando noi entriamo in contatto con la nostra essenza. Quindi quello che mi sento di dire, non ricercate un cambiamento boom,
ricercate la connessione profonda, perché più noi siamo connessi, più entriamo nel flusso. Più entriamo nel flusso, più succedono magie. E succedono quando noi non le stiamo aspettando. Bene. Wow. Ogni tanto wow. Okay, grazie. Grazie a chi ci segue in differita. Come sempre grazie. Ovviamente adesso spengo la registrazione e, lascio la parola a chi è presente alla diretta.